Ti sei mai chiesta quanto le tue scelte sul vestire costino in termini economici e di impatto ambientale? Resta con me, ti prego, prometto che non ti farò un pippone ambientalista per farti sentire in colpa. Piuttosto ti proporrò una soluzione di buon senso per rinnovare il tuo guardaroba a costo zero e ridurre al contempo l'impatto ambientale del tuo armadio. Vediamo di che si tratta. Hai presente quando hai l'armadio pieno, ma hai l'impressione di non avere mai niente da metterti e alla fine vai a pescare sempre quelle solite 5 cose che metti ogni giorno? Ora, questo è un cliché, un po' rivela un fatto inequivocabile, ovvero che i nostri armadi restano per lo più inutilizzati. Ora, prima di lanciarti a comprare altre cose di cui non hai veramente bisogno, ti propongo una soluzione diversa, che può essere anche terapeutica se vogliamo. Apri il tuo armadio e chiediti onestamente quali sono i capi che non hai utilizzato negli ultimi 6 mesi/un anno. E in questo prova a essere inflessibile, rimuovi tutti i vestiti che non usi, facciamo da almeno un anno, dai, e che molto onestamente sai che per l'anno prossimo avranno lo stesso bassissimo, se non nullo, utilizzo. Se questi capi di abbigliamento sono in buono stato, mettili da parte all'interno di un sacco. Vedrai subito il tuo armadio più in ordine, più pulito e farai spazio a qualcosa di nuovo. E già solo questo, almeno per me, ha un effetto calmante incredibile. Una volta che hai preparato il tuo sacco di cose inutilizzate, mettiti d'accordo con un gruppo di persone per trovarvi in un luogo, in un momento preciso. Ciascuna persona con i propri sacchi di robe dismesse. Quando vi incontrate, scambiatevi le cose. Ecco, uno swap party funziona esattamente così. Io partecipo a swap party periodicamente da circa 3 anni. Insieme a un gruppo di ragazze della mia città abbiamo creato un gruppo WhatsApp dove periodicamente ci accordiamo per trovarci a rotazione a casa di una di noi, portando appunto vestiti, scarpe, libri, elettrodomestici, cose che non usiamo più e che mettiamo a disposizione di altre persone che magari ne hanno bisogno o che stanno cercando. Ora è piuttosto intuitivo arrivarci, ma vediamo comunque insieme 3 vantaggi che questi swap party possono portare a te e all'ambiente. Ora, l'aspetto più bello per me, al di là dei vestiti e delle cose, degli oggetti da scambiare, è la dimensione dell'incontro e quindi quelle inerenti alla socialità. Non so se hai notato quanto sia difficile oggi trovarti con un gruppo di persone nuove o che non conosci bene all'interno di un luogo fisico. Ecco, con gli swap party questo è fortemente facilitato. Ognuna di noi di fatto porta qualcosina da bere e da mangiare, ci si trova, facciamo pausa, birretta, tè, tisana, patatine, cose. È una dimensione bella dello stare insieme dove tutti hanno da guadagnare qualcosa. Prima di tutto appunto la conoscenza e l'ampliamento della propria rete sociale, che è veramente una delle cose più importanti che possiamo fare in questa vita. Vantaggio numero 2, riduci ampiamente l'impatto ambientale del tuo armadio. Considerato che occorrerebbero circa 2000 litri d'acqua dolce solo per produrre una t-shirt, prova a immaginare che costi possono avere i nostri capricci in ambito tessile sull'ambiente. Ora non starò qui a sciorinare dati e numeri dell'impatto del fast fashion sull'ambiente, ma resta un fatto che purtroppo la moda è uno dei settori merceologici più inquinanti a livello mondiale. Con gli swap, di fatto, l'unico impatto che tu hai a livello ambientale è quello di qualche chilometro di carburante se sei costretto a spostarti in macchina. Vantaggio 3, manco a dirlo, rinnovi il tuo guardaroba a costo zero. Ora, gli swap sono come delle piccole cacce al tesoro, vale a dire che non nascondo che c'è spesso tanta roba inguardabile, però in mezzo a una quantità di roba abbastanza immettibile capita veramente di trovare delle chicche che avresti fatto magari molta più fatica a trovare in un negozio. Magari sei invogliata anche a uscire dalla tua zona di comfort d'abbigliamento e a provare dei colori che di solito non usi, dei capi un po' particolari, perché tanto appunto non ti costano niente. Ecco, da certi swap devo dire che sono riuscita a trovare delle chicche veramente interessanti e anche di grande qualità che uso da anni regolarmente con grandissima soddisfazione. Io sono una maniaca di giacche, ho trovato delle giacche e dei cappotti spettacolari agli swap, elegantissimi e che uso sempre molto volentieri e di cui veramente credo che non mi libererò per molti anni. Per concludere, so che non è sufficiente uno swap party per risolvere un problema di impatto ambientale di così ampia portata come lo è quello della moda.
però è vero che ciascuno di noi può scegliere di non foraggiare quel tipo di mercato con i propri soldi. Fammi sapere se conoscevi già gli swap party, se hai mai partecipato a uno swap, se hai intenzione di parteciparne o di prendere l'iniziativa e di organizzarne uno. Facciamo durare le cose, investiamo in cose che durino nel tempo, impegniamoci a farle durare di più, diamo loro una seconda vita quando possibile, invece di buttare via, di consumare e buttare via continuamente, incontriamoci, scambiamoci le cose, troviamo delle soluzioni alternative. Se questo video ti è stato utile, metti un mi piace e se vuoi esplorare altre idee di riciclo creativo, di upcycling, di rivisitazione di vecchie cose, di dare una seconda vita agli oggetti, alle cose che abbiamo in casa in modo da ridurre i propri sprechi e sporcandoti le mani e divertendoti e giocando un po', allora iscriviti al canale perché faremo ancora molti esperimenti di riciclo insieme e scopriremo delle modalità per impattare il meno possibile sull'ambiente. Parleremo anche di ispirazione creativa e quindi di libri. Se sei arrivato o arrivata fin qui, al solito grazie mille per il tuo tempo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!